Amici, e salve a te caro amico Renzo Montagnani Everything di Instagram. Passo subito a risponderti alle tue 8 domande. Non ho accesso al computer, quindi vedo di fare un video che forse farò abbastanza corto, contrariamente a quanto mi hai chiesto, perché dunque sono le è già pomeriggio e quindi uno, la CIA avverte gli USA e la Casa Bianca imminente attacco Corea del Nord, siamo anche noi in pericolo. Allora dicevo, alle 16:21, sempre che va di bene quella sveglia, inizio questo live. Non vi do le caratteristiche del tempo, vabbè, sempre mi chiedete che inizi come che tempo che fa. La CIA avverte gli USA e la Casa Bianca imminente attacco Corea del Nord. Non credo che sarà molto probabile. Loro sempre vogliono far credere di essere sotto attacco, come lo erano sotto attacco di Saddam Hussein. La verità è che la politica nucleare di Corea del Nord è una politica difensiva, perché sanno che in caso di reagire, di attaccare per primi, saranno distrutti. Quindi gli Stati Uniti non sono sotto imminente attacco di Corea del Nord, che io sappia. Poi se hanno delle armi occulte, veramente non ti saprei dire. Noi possiamo essere in pericolo per via delle basi nordamericane in Italia e nel resto d'Europa. Comunque non credo che fra i primi obiettivi ci sia la penisola italiana o gli stati europei, anche se teoricamente potrebbero arrivare dei missili nordcoreani in Europa, perché lo scacchiere geopolitico più caldo è nella regione. Il premier nordcoreano, che molti lo chiamano Pyongyang, non sapendo che Pyongyang è la capitale di Nord Corea, è più interessato a colpire Seul e Tokyo che non Roma o Parigi. Quindi, come dire, Kim Il-jung, non so come si chiami, è più interessato a colpire gli alleati della regione, e lo può fare massivamente prima che il suo paese sia distrutto da un contrattacco. Ciò frena l'iniziativa bellica contro Nord Corea, perché ci sarebbero milioni di morti nella regione. E chiaramente il potere di contrattacco che ha il leader di Pyongyang, della Corea del Nord, è molto più rapido nei confronti dei suoi rivali regionali, Sud Corea in primis e Giappone, perché li dividono poche decine o centinaia di chilometri. Invece già ci impiegherebbe molto tempo un missile anche convenzionale per arrivare in Europa. Poi mi chiedi una domanda molto strana. Non so se caro Renzo Montagnani Everything, giusto per curiosità scientifica, ma praticare onanismo su una foto di una persona che era in vita, quindi non so se direttamente sulla foto oppure guardandola, è profanazione o vandalismo? Non so. Questa persona che era in vita chi può essere? Certo, circolano ancora oggi molti film hard che sono stati protagonizzati, come per esempio da Moana Pozzi ed altre attrici che oggigiorno sono morte. Quindi foto e video hard di persone dello spettacolo hard e soft che sono morte
provocano oggi, ancora oggi, eccitazione negli spettatori. E profanazione o vandalismo? Non lo so, io non ho mai avuto questi interessi, e quindi non ti so dire. Probabilmente no, dipende che genere di pensieri accompagnino il gesto. Se sono pensieri molto morbosi, tanatici, cioè pulsioni strane, oppure è una semplice eccitazione. Ti piacciono i libri di Stephen King? Terza domanda. Non li ho mai letti, ti confesso la verità. Ho visto qualche film, ma i film non sono mai film e telefilm fedeli alla trama, come testimonia Dracula il vampiro, che infatti è la tua quarta domanda. 4. Dracula è davvero esistito? Bram Stoker, nello scrivere Dracula il vampiro, si ispira al conte Vlad, però chiaramente è un pretesto per parlare d'altro, cioè non è una biografia, un racconto su Vlad Dracula. I romeni infatti i romeni si sono scandalizzati, dicono sempre: così non è mai stato il nostro Vlad Dracula, il conte Vlad Dracul. Non è stato mai un vampiro, non ha mai bevuto sangue. Beh, logicamente che è un pretesto quello di Dracula il vampiro per scrivere una novella, un romanzo gotico, e quindi dell'orrore. I romanzi gotici erano denominati romanzi neri, black novel, da non confondersi con noir, che è un genere francese poliziesco in cui o l'innocente è perseguitato da tutto un mondo di sordidi corrotti criminali, oppure se il protagonista, come in Fantomas, è un antieroe che si fa beffe di tutto e di tutti. E adesso non trovo, ecco. Fantomas è una novella noir che non c'è da confonderla con la novella gotica o nera. È un romanzo o una serie di racconti, meglio dire, Fantomas. Questo è un volume, ma ne sono stati stampati 36 di raccolte di storie molto brevi dentro, che è un antipoliziesco. È tutto al contrario. La maggior parte dei poliziotti, come nel poliziesco, sono stupidi nel romanzo giallo, ma il noir gli dà la caratteristica che Fantomas, che appare poche volte incluso nelle sue storie, nelle sue proprie storie, racconti, è l'antieroe per eccellenza, che solo pochi detective riescono a perseguire, cosa che anche Howard Philip Lovecraft nei suoi racconti ha intrecciato il gotico, il nero con il noir, perché ha intrecciato il poliziesco con l'orrore, con il terrore, con il fantascientifico. E quindi anche nelle sue storie i protagonisti sono degli antieroi che si fanno beffe degli scienziati, degli alchimisti, dei poliziotti e bla bla bla. Allora, invece 5, invece di cercare o lavorare meglio, fidanzarsi con ragazza ricca che ti mantenga è meglio. Certo, caro Renzo Montagnani Everything di Instagram, invece di cercare di lavorare o lavorare, invece di cercare un lavoro o di lavorare, è meglio fidanzarsi con una ragazza, è meglio fidanzarsi con una ragazza ricca che ti mantenga. Io ho scritto le domande in forma abbreviata. Certo, è il sogno anche della mia vita, trovare una donna che sia, ormai dico una donna per la mia età più che una ragazza,
intelligente, sensibile, bella, che ti ama, ricca, che ha una posizione degna di rispetto, che ha dei talenti interni ed esterni, che parli il 36 idiomi, che ci abbia 6 o 7 titoli universitari, lauree, che pratichi 8 o 9 arti marziali, eccetera. Se tu, caro Renzo Montagnani Everything, conosci una donna così, che pratichi 20 arti marziali, parli in 30 idiomi, abbia miliardi di euro, viva in molte proprietà per il mondo, sia una ricercatrice scientifica, una paleontologa, un'antropologa, una etnologa, abbia studi umanistici, studi filosofici, eccetera, presentamela, perché io non l'ho trovata. Non ho trovato neanche una donna che sia appena ricca, ma che abbia decine di studi universitari, che parli decine di idiomi, che pratichi decine di arti marziali, che pratichi molta attività fisica, che parli decine di idiomi, l'ho detto, no? E che abbia decine di miliardi di euro. Caso Yara Gambirasio è molto confuso. Adesso non ho tempo per entrare nei dettagli, però questa è la sesta domanda. Caso Yara Gambirasio, caro Renzo Montagnani Everything, non ho la minore idea di quello che sia successo, anche perché forse le investigazioni sono cominciate tardi, sono cominciate male, e sai che le prime 48 ore o 72 ore dall'inizio del caso sono fatidiche. Settima domanda: meglio un organismo cibernetico come il Terminator di Schwarzenegger? Probabilmente con la settima domanda tu mi rispondi, caro Renzo Montagnani Everything, a quello che avevo detto io. Ma si può considerare che si conserva la vera coscienza di una persona se si sostituisse poco a poco il cervello di una persona con delle parti artificiali, o una, dicevo, o è meglio, tu mi rispondevi al fatto che io dicevo che si può sostituire lentamente ogni parte del cervello con parti artificiali, e ancora quella persona, quella coscienza individuale, anche se ormai il cervello è tutto artificiale, o una replica di quella coscienza avendo salvato tutte le sue memorie. E tu mi domandi se è meglio allora quello un organismo cibernetico come il Terminator di Schwarzenegger. Certo che è meglio, perché sai che il cervello è integro, quindi di sicuro si tratta di quella persona. Anche Robocop, che non so chi l'ha interpretato, però c'è un problema, che magari quando uno arriva ai 100-120 anni già il cervello un po' di suo è deteriorato. Poi un'altra cosa, che se si salva quel cervello, magari lo si migliora in un corpo artificiale, in un cyborg, può vivere magari altri 100 anni, però il cervello inizia a deteriorarsi lentamente fisiologicamente, quindi bisogna per forza salvare delle parti del cervello o sostituirle, salvare la memoria contenuta in quelle specifiche parti, e sostituirle con delle parti artificiali, biocibernetiche. Quindi in un primo tempo si riuscirà a trapiantare il cervello umano in un cyborg per fare vivere di più la persona, però essendo organico il cervello andrà incontro a un suo inevitabile deterioro, perché i neuroni continueranno a morire, a meno di non riuscire a trovare la maniera di non far morire i neuroni o le neurona, o addirittura di farle proliferare. Il cervello prima o poi morirà, quindi la persona invece di vivere 100 anni vivrà 200, perché il corpo non si deteriora, ma il cervello è parte del corpo. Quindi prima o poi bisognerà salvare la memoria contenuta nel cervello, tanto la memoria motrice come la memoria volatile, e in un supporto artificiale. Addirittura molti parlano che la terza fase sarebbe addirittura quella di salvare la coscienza in un ciberspazio, cioè in una nuvola. Saremmo del tutto virtuali, senza un supporto fisico organico,
e senza un supporto fisico artificiale. Saremo pura memoria, come il mio video sarà pura memoria e pura memoria nelle memorie di YouTube. Allora, l'ottava domanda, e con questo mi commiato perché vedo che ho dei problemi di wifi, ho dovuto riaspettare la connessione. Ottavo, cambieresti il tuo stile di capelli con quelli di Enzo Amore? Ma caro Renzo Montagnani everything, ma che cosa mai mi domandi? Certo che no, 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 neanche se mi danno 10.000 euro, neanche se mi danno 100.000 euro, neanche se mi danno 1 milione di euro, neanche se mi danno 100 milioni di... Dov'è il barbiere? In quale barbiere va Renzo Amore per farsi il taglio di capelli? Magari per 100 milioni di euro in un giorno, non solo, a parte che ce li ho corti, però dovrò aspettare un anno per fare il suo taglio, però andrei anche a fare wrestling con lui per un giorno dopo avermi fatto il suo taglio di capelli per 100 milioni di euro. Per meno no. E adesso che ti ho risposto a tutte le 8 domande nella maniera in cui mi è stato possibile, tutto il tempo che resta, come disse il saggio, è grasso che cola. Ho visto dei video ultimamente di Matteo Montesi. Matteo Montesi io soprattutto l'ho visto nel 13 14 bla 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 bla. Si vede che già pomeriggio inoltrato, sto digerendo, non so. L'ho visto Matteo Montesi i primi video nel 2013-2014. Devo dire che quella produzione di Matteo Montesi era migliore, perché poi ha iniziato a fare video così larghi visitando luoghi abbandonati, che erano belli come video, però erano dei video troppo lunghi. Io non ho prima un'ora, un'ora e mezza, poi 2 3, io non ho 4 o 5 ore per vedere tutti i video che ne fa, a volte più di uno alla settimana, per vedere video di 5 ore. Allora purtroppo avevo smesso di guardarlo, perché lui prima di finire un pensiero, di parlare su qualcosa, ci mette 4-5 ore. Per cui adesso ho visto dei video che lui li gira in 15-30 minuti, è già ragionevole, un po' come il tempo che ultimamente ci metto io per fare i live. Però non so, c'hanno a volte meno contenuto. Non ti offendere Matteo Montesi, sono sempre dei bei video, però non so, in quello che ho visto ieri stava di fronte a un supermercato che ha aperto di recente. Lui ha detto che gli hanno segnalato il video e l'ha dovuto togliere perché ha fatto il video nell'inaugurazione dell'ipermercato o del supermercato. Si vede che gli hanno fatto le stesse intimidazioni che a Lambrenedetto XVI, che saluto di passo, ciao. Però adesso ha caricato un video di notte di fronte all'ipermercato e parte della trama è stata mangiare la pizza che gli ha preparato la sorella, poi imprecare, arrabbiarsi, sbraitare, soprattutto fare le facciacce mentre mangiava la pizza, interi pezzi di pizza che si metteva in bocca e masticava ruminandoli. Sarà stato divertente, certo, faceva delle facciacce, delle espressioni strane, però voglio dire, non so, vabbè, io poi non voglio dare classi, anche perché ho fatto, anch'io sono stato tentato come lui, ma forse prima di lui, a fare dei video mangiando. Infatti ho fatto un video, o più di uno, nel quale mi filmo come cenare, o per esempio uno come fare la merenda con fetta di torta di mele e bicchiere di latte o acqua a libera scelta, 15-20 minuti nei quali io semplicemente
mangio guardando la tele senza neanche parlare o guardare in camera. Quindi ecco, lui invece parlava e faceva facciacce, boccacce. Però voglio dire, ho cercato di variare il mio contenuto. Lui invece sta cadendo nel versante della polemica facile, si arrabbia, dice in camera mangia a bocca aperta e non ti sta bene, chi se ne importa. Sta cadendo nel versante in cui purtroppo è caduto già da tempo un altro grande youtuber che è Giuseppe Simone, che poi a volte sembra che mi vuole escludere dai suoi chat quando fa i live, perché io a volte lo saluto perché lo seguo. Claudio Wolf, ciao, come stai Claudio Wolf? Ciao, spero bene, io sto bene, grazie. Allora dicevo, il versante oscuro nel quale sta cadendo Matteo Montesi, che è lo stesso versante nel quale è già caduto da tempo Giuseppe Simone, quello delle imprecazioni e degli insulti. E purtroppo vedo che anche lo stesso versante oscuro nel quale è caduto Lambrenedetto XVI. Non so nel suo caso, nel caso di Lambrenedetto XVI, se è per fare più pubblico. Sì, sto bene, tutto a posto. Però sta di fatto che è brutto farsi gli arrabbiati, fare scene violente perché non sono per niente ispirate, e poi imprecare e dire parolacce contro la gente, come nel caso fa Lambrenedetto XVI, che lui sembra fomentare gli haters, perché più lo insultano più lui nomina chi lo insulta e dice quello che gli dicono, e quindi così ci sarà sempre una retroalimentazione. Non dico che nel mio canale non ci sono stati individui che sporadicamente non mi abbiano detto qualche insulto, o però io filtro i commentari, quindi cancello. Come disse la Beatrice a Dante nella Divina Commedia, guarda e passa oltre, non indulgiare. Quindi nella vita ci possiamo inciampare con una pietra, ma dobbiamo rialzarci e andare oltre. Che sono 2 o 3 insulti in YouTube, che sono 2 o 3 insulti in Facebook. Se no invece non solo non li cancelliamo, ma non li filtriamo, ma addirittura gli rispondiamo. Queste persone che magari hanno molti profili fake, che vivono di questo, continuano perché si sentono realizzati, sentono che un youtuber con qualcosa di seguito gli risponde a loro, e loro fanno vedere le risposte agli amici, oppure fanno vedere come, da provocatori che sono, prima lanciano il sasso e poi fanno vedere: hai visto come reagisce male, hai visto come parla male, hai visto come insulta, non è chi dice di essere, non fa quello che dice di fare. Ed è veramente una cosa meschina da parte di queste persone. Però non bisogna cadere negli insulti facili. Io per questo filtro i commentari. Primo, perché mi sono reso conto che a volte ci può essere il commentario inopportuno. Secondo, perché anch'io sono molto distratto, e se il commentario non è filtrato, io mi sono ritrovato per caso a guardare, a rispondere a un commentario a un mio vecchio video, e ho visto che sono stato purtroppo scortese, me ne rammarico, perché quello stesso video aveva ricevuto già da 3 o 4 anni dei commentari e degli apprezzamenti belli, a cui io non avevo potuto rispondere perché non ero stato notificato. Allora da quel momento ho messo che ogni commentario deve essere filtrato. Perché ne sono notificato, altrimenti se i commenti sono liberi, oltre a ricevere magari dei cattivi pensieri, uno non sa, non riceve una notificazione del commentario
o magari sono giorni che non entra in YouTube o settimane, e succede che lo scroll dei commentari va avanti e quelli più vecchi spariscono, perché i video vecchi commentati di recente appaiono per poco tempo, poi vanno nella lista temporale indietro. Quindi io filtro i commentari non solo perché non voglio ricevere commentari che non siano costruttivamente critici, ma anche perché ogni volta che ricevo un commentario, incluso ad un video molto vecchio, ho la notificazione confermare 2 3 o 5 commentari, possibile spam, altri commentari. A volte ho ricevuto come possibili spam dei commentari che non erano spam. Quindi voglio dire, io non accetto le provocazioni, le lascio cadere. Rispondo comunque anche a quelle che potrebbero sembrare provocazioni ostili con benevolenza, se non sono troppo aggressive le provocazioni. Dico: grazie amico o amica di aver guardato il video, sono contento che ti sia piaciuto. Oppure gli dico: sono contento che hai comunque dedicato del tempo a guardare questo video, e gli metto addirittura un like e un cuoricino. E quindi, come dire, cerco di non fomentare delle situazioni critiche e non di chiedere denaro, sponsorizzazioni. Sì, le chiedo. Se volete collaborare con me, io ho messo in common creative molti video, li potrete utilizzare, anche se adesso non c'è più l'editore di YouTube in linea. Non so come si farà ad editare un video con i cc common creative, forse con l'applicazione. Io non l'ho scaricata, se no mi risulta difficile l'applicazione. Comunque volevo dirvi, i miei video stanno in common creative. Se li utilizzate dovrebbero apparire fra le caratteristiche del video che create il titolo del video o i titoli del video, dei video che avete usato miei, e il nome del mio canale. Comunque io non chiedo mai denaro, non do mai la mia PayPal, anche perché non ho account bancario né ho PayPal. Chiedo soltanto, se vi è piaciuto questo video, di condividerlo, di commentarlo per farmi sapere quello che pensate. Già sta venendo un video largo, mezz'ora, come piacerebbe a Renzo Montagnani Everything, a cui ho risposto alle 8 domande soltanto in meno di mezz'ora, però perché non avevo molti argomenti. Chiara Gambirasio è un caso che non seguo molto, poi non se ne parla molto, che penso che purtroppo, forse come sempre, le investigazioni sono state fatte male. È un caso molto scuro, ognuno dice la sua. Però voglio dire, io non chiedo finanziamenti, non chiedo donazioni, non chiedo nulla. Chiedo soltanto che, se questo mio video ed altri miei video vi sono piaciuti, innanzitutto di commentarlo per farmi sapere quello che pensate. Facevo lo stesso errore, fatemi, per farmi sapere quello che pensate. Fatemi, non si dovrebbe dire per fatemi sapere, ma fatemi sapere quello che pensate. Poi mettergli un like, e mi raccomando, se potete, invece di riunire 30 amici in casa, vabbè, lo potete anche fare, per fargli vedere il video dal vostro smartphone o smart tv o computer, mandate
il link di questo e di tutti i miei video che vi piacciono a quanti più contatti possibile, in modo che loro, anche se possibile, lo condividano a quanti più contatti possibile, perché in questo modo aumentano le reali visualizzazioni del video, non scaricandolo nel dispositivo e nel computer per vederlo offline, perché se no voi lo fate vedere dal cellulare 100.000 volte e non ci ho guadagnato nulla. Dato che non vorrei farvelo pesare, ma anch'io sono disoccupato come Matteo Montesi, come Giuseppe Simone, come forse anche molti di voi, solo che io non vi chiedo denaro, io semplicemente vi chiedo se avete la possibilità e la cortesia di far aumentare le visioni dei miei video, come mandando il link senza fare spam, senza disturbare nessuno, in quanti più luoghi sia possibile, quindi in fra quanti più contatti sia possibile raggiungere. In questo modo mi vedranno molte volte. Poi vi consiglio, oltretutto, se mi volete aiutare, di iniziare a condividere, cercateli, i video più visti, perché hanno più probabilità di raggiungere un certo numero di visualizzazioni. Per esempio, un video ha superato le 100.000 visioni, adesso sta a più di 130.000 visioni. Un altro video ne ha superate, mi sembra, le 50.000 visualizzazioni, quello sta per maturare i $100. Poi un altro video ne ha 30.000, un altro video 15.000, un altro video 12.000, altri video ne hanno 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, meno di 1.000, meno di 500, meno di 200, meno di 100. E gli ultimi video hanno dalle 20 alle 100 200 visualizzazioni, e molti hanno 200 visualizzazioni, 200 e passa. Quindi partite con il condividere, il guardare, commentare e, se vi piace, mettergli like e condividere i video che hanno più visualizzazioni, così mi aiutereste di più, perché se un video che ha 200 visualizzazioni raggiunge le 5.000, non ci guadagno nulla. Se invece un video che già ha 130.000 visualizzazioni raggiunge altre 5.000, magari si inizia a diffondere sempre di più, perché i contatti dei contatti lo condividono con contatti di contatti, quindi già da 130.000 gli mancano 70.000 visualizzazioni, potrei fare altri $100. Poi purtroppo quel video di 130.000 visualizzazioni dura meno di 10 minuti, quindi non c'è pubblicità nel mezzo. Poi c'è un altro video che dura più di 10 minuti, che c'è 150, no, c'ha, dicevo, più di 50.000 visualizzazioni. Condividendolo, ecco, gli mancano soltanto 50.000 visualizzazioni. Condividendolo con molti contatti, ognuno di voi che mi guarda adesso e che guarderà questo video farà in modo che anche i suoi contatti lo ricondividano a altri contatti, e così dicendo magari raggiungeremo per quel video le 50.000 visualizzazioni. Dico questo perché magari cercherei anche degli sponsor, ma fino adesso non mi ha contattato nessuno. Non voglio elemosinarvi denaro, so che molti di voi già hanno problemi per i fatti loro, ma voglio che mi aiutate. Quindi vi dico, e quindi vi suggerisco di fare così, di compartire i link dei miei video che più vi piacciono. Certo, se vi piacciono dei video miei che hanno meno di 200 visualizzazioni, compartiteli lo stesso. Non starò qua a dirvi quale video compartire né con chi, l'ho già fatto. Quindi no, ma compartite i video che volete. In ultima, non
se li potete compartire tutti, guardare tutti. Certo, mi rendo conto, sono 700, però badate bene, un 10%, circa 70 in realtà, perché poi ho iniziato a caricarli in un altro canale, Radio Sant'Enchan, canale di YouTube. Però un 10% dei miei video in realtà sono radioprogrammi di Spreaker, che siccome io ho un canale di Spreaker e anche due di SoundCloud e sono disoccupato, non posso pagare per avere del tempo addizionale. Allora che succede? Che dal 2013 in varie occasioni ho esaurito il tempo limite di 10 ore in Spreaker e ogni volta ho salvato il video nel mio canale di YouTube Sant'Enchan, soltanto che mi sono reso conto che quella categoria di video non era molto vista perché sono delle piste audio e ingolfano un po' troppo il canale, perché fanno sembrare che ci sono troppi video da guardare, ma quelli non sono dei video, sono delle piste audio con una immagine di Spreaker. Allora da quel momento ho associato la trasmissione in diretta e anche differita dei miei programmi radio nel mio canale di Spreaker Sant'Enchan a un canale di YouTube che ho aperto, che è associato a una pagina di Google Plus che avevo aperto prima, cioè Radio Sant'Enchan, che così mi era venuto di aprire una pagina in Google Plus e poi ci ho associato questo canale anni dopo per poter continuare a radio trasmettere senza dover cancellare gli episodi permanentemente, cioè li cancellavo in Spreaker però li trasferivo non più nel mio canale di YouTube Sant'Enchan ma in questo nuovo canale Radio Sant'Enchan. Quindi se voi cercate dei miei vecchi episodi che io ho ritenuto il caso salvare di Spreaker, trasmissioni radio Spreaker, o li trovate nel mio canale di YouTube Sant'Enchan o li trovate come video, però c'è solo una immagine di Spreaker nel mio canale Radio Sant'Enchan. Cercate Radio Sant'Enchan, vi apparirà probabilmente un'immagine di profilo mia moltiplicata all'infinito e lì trovate delle piste, le ultime piste che ho fatto in Spreaker, perché le prime le trovate nel mio canale di YouTube. Basta cercare, mi sembra, non sempre c'è nel titolo della pista Spreaker, quindi fatto con Spreaker, qualche cosa del genere, oppure cercate nella lista dei video e troverete dei video fatti salvando episodi di Spreaker, perché prima di cancellarli per rinnovare le 10 ore a disposizione, infatti ho cancellato molte liste di riproduzione di Spreaker per avere del tempo libero nel quale fare dei radioprogrammi, e li troverete in questi due canali che vi ho appena detto miei. Poi che altro dirvi? Che mi piace molto la letteratura gotica, dalla quale è derivata, che è nata diciamo nella seconda metà del Settecento, se non nella prima, nella seconda, dalla quale è derivato il noir francese, che è il poliziotto corrotto, il genere poliziotto però al contrario, distopico, dalla quale è nato il genere poliziesco, il giallo all'italiana, il romanzo del terrore, dell'orrore, poi tutti questi più che generi sono stili letterari, perché a volte non si differenziano molto. Il gotico c'ha una storia molto corta, è nato circa nel 1700, quindi sino ad oggi si scrive secondo i cliché e gli stereotipi del gotico.
quindi ogni autore ha avuto le proprie versioni e le proprie genialità, le proprie idee. Niente, sto leggendo Lovecraft, Fantomas, e leggerò di nuovo i racconti di Poe, non so come si pronunci. Questo è tutto. Ho risposto su Dracula è davvero esistito. È un personaggio basato su il principe di Valachia, Vlad Dracula, ma come pretesto per introdurci degli argomenti che hanno fatto spendere fiumi di inchiostro e tonnellate di carta. Anche l'italiano professore torinese di letteratura inglese ed esoterista Elemire Zolla, in Uscite dal mondo, ha parlato di Bram Stoker e del circolo di satanisti che avrebbe frequentato, l'Hell's Fire Club londinense, con le orge che facevano, come gli scrittori gotici di fine settecento, che loro accusavano tanto la corruzione nella chiesa cattolica romana, e per questo che sarebbe decaduta, e poi erano praticanti di quello che loro denunciavano giustamente. Poi in Molmoth, l'uomo errante, i principali corrotti e corruttori sono proprio gli ecclesiastici, che vabbè, che loro, avendo familiarità con la corruzione, adesso non trovo il libro, ah eccolo, avendo gli ecclesiastici, i sacerdoti, dimestichezza con il peccato, il male e gli abomini del maligno, non solo sono sacerdoti del benevolo, ma possono diventare anche sacerdoti del maligno. Infatti anche nel medioevo si prestavano proprio i sacerdoti a compiere delle messe nere sacrileghe. E quindi leggete Melmoth, l'uomo errante di Charles Robert Maturin, che è uno dei romanzi gotici più belli, scritto proprio alla fine del 1782. Invece il Monaco fu scritto prima, non so adesso. Comunque cercate in Wikipedia gotico e troverete che è veramente apparso nel 1820. Il Melmoth del reverendo Maturin divide con il Monaco di Lewis, ecco, il Monaco era apparso prima, alla fine del settecento. Sì, infatti Maturin nasce nel 1782, chiedo scusa. Apparso nel 1820 Melmoth, l'uomo errante, del reverendo Maturin, Charles Robert Maturin, divide con il Monaco di Lewis, apparso alla fine del settecento, l'onorevole e minaccioso titolo di classico del romanzo gotico, e di quel genere allucinato e grandiosamente puerile chiude la serie e la fortuna. Essendo il genere gotico nomenc da solo e salta l'operistica menzogna dell'invenzione, naturalmente inclina all'oratoria degli affetti maledetti, alla labile ma ossessiva sintassi del delirio. Per classico si intende un libro insieme vaneggiante e angosciosamente intricato, un discorso pio e osceno, nelle cui pagine lo splendore di una furia insana dilata e tortura un linguaggio eloquente, esclamativo, qualità tutte queste che Melmoth possiede in grado estremo, oltre alla mirabile necessaria indifferenza al ridicolo, che si rivela qualità eroica, intellettualmente affascinante. Il genere gotico iscriveva nella sua retorica una bella eccitante ambiguità, contrapponeva sentimenti ridevolmente probi, una tavola di valori
stritamente virtuosa alla volatile invenzione del puro e schietto sadismo, i vizi ingegnosi dell'angoscia, la suasività del terrore, e ancora parte del suo fascino si affida a quella lite manieristica e al presentimento che la governa di eterna immobile catastrofe. Il narratore nero era costretto a evocare oggetti odiosi e ad amarli, prediligerli letterariamente, evocare il diavolo come sommo ministro di nequizia e con bella slealtà schierarsi dalla sua parte, al malvagio prestare mirabili iniqui miracoli, agli onesti sprovvedute querele. Una situazione letteraria singolarmente eccitante, costruire una fantasia verbale attorno a un nucleo scelto come negativo e perciò stesso reso straordinariamente positivo, è quel che hanno osato Milton con Satana, Shakespeare con Iago, Honest Iago. La contraddizione escatologica del narratore nero, violentemente eccitata la prosa di la contraddizione escatologica del narrare vero nero, perdon, di nuovo mi sbaglio, la contraddizione escatologica del narrare nero violentemente eccita la prosa di Melmoth, e potremmo chiamarla con una definizione dello stesso Maturin eterodossia del cuore, definizione che nella sua elegante densità chiude alcune sottili implicazioni, designa un violento assenso passionale, ma mortifica questo feroce assenso in una immagine povera, anche sciatta, una oleografia adolescente, e tuttavia quel cuore è il viscere rosso e impuro di una irreparabile fede, una estatica consacrazione al male, una devozione patetica e deforme. Pertanto la tirannia del male, il delittuoso governo delle anime e delle cose, la preordinanza sofferenza, la preordinata sofferenza, insomma tutto l'universo seviziante, non sono invenzioni emotive ma i semi di una mostruosa teologia, culmine di una morale del terrore. L'angoscia duramente agisce sulle sue vittime privilegiate, carni tenere, cuori esclamativi, corpi inesperti vogliono patire la severa sapiente ascesi dell'orrore. Non si tratta di malignità psicologica, in Melmoth si aggirano precari e ustionanti nomina, ma nello spazio dei personaggi si dilata una magma nel quale la materia psicologica è così consumata da non tollerare alcuno stabile organismo. Gesti, emozioni, sussulti si coagulano in fisionomie rapinose e sommarie, correnti schegge di odio, brani di amore si incontrano e aggrovigliano grazie a una qualità cui tutti codesti affetti partecipano. Potremmo chiamarla la temperatura. A quel calore inabitabile, aspro e fantastico, la distinzione tra i materiali psicologici si oblitera, a essi si sovrappone una monotona furia. Questa regione passionale è il centro del libro, il quale non si affida agli eventi eccitanti che lo gremiscono, ma piuttosto alla loro voce retorica, alla qualità allusiva che continuamente rimanda a quel centro infernale in cui affiorano e si dissipano indizi di volti, di membra, di voci tra agonizzanti e calcinati. Beh, vi lascio e alla prossima. Ormai ha durato molto il video, 50 minuti. Ciao amici e grazie di seguirmi.